Buon pomeriggio e bentornati su Sofonisba TV. Oggi parliamo ancora di SEO e ne parliamo con Verdiana Morosi. Ciao Verdiana, Ciao, grazie di buonasera. accettato il mio invito. E con una SEO specialist, nonché giornalista. Giusto? Esatto, sì. Allora, intanto raccontaci un po', perché a me piace sempre appunto la parte creativa, no? Quindi come si è sviluppato quel processo che ti ha portato ad essere SEO specialist, ma anche giornalista. Quindi come si è Com'è evoluto? andata? Cosa è successo? Allora, intanto grazie per l'invito, e ben trovata e mi fa molto piacere essere qui. Allora, com'è nata? Assolutamente per caso, nel senso che poi appunto nel tempo ho imparato che il caso non esiste, no? Quindi Esatto. se succede qualcosa c'è sempre un motivo e c'è una congiuntura, come dire, dell'universo che ha fatto sì che alcune cose accadessero. Almeno questa, diciamo, è la mia sensazione. Io, quando facevo l'università ero, il penultimo anno, mi sono appassionata di giornalismo. Leggendo avevo scoperto questa passione per la scrittura, un po' per andare alla ricerca di informazioni, vedere l'altro lato delle cose, mettere in discussione alcuni punti di vista, eccetera. E quindi questa passione mi ha portato a collaborare, con alcune testate. Quindi, durante il periodo dell'università e anche dopo ho iniziato appunto così, scrivendo per alcune testate, poi sono diventata giornalista, sono approdata ad una casa editrice che si occupava di immobiliare e lì mi occupavo inizialmente solo di giornali cartacei, quindi tutto quello che riguardava, diciamo, l'economia, però sempre legata al mondo immobiliare, quindi compravendite, come va il mercato, queste cose qui. Non ho una formazione specifica, anzi tutt'altro, io sono laureata in lingue e letterature straniere, però il caso poi mi ha portato verso... Una laureata in pittura e decorazione Eh all'Accademia di sì, Bellezza. appunto, ognuno ha il suo percorso assolutamente magari distante, no, da quello che poi è l'approdo, però serve tutto, secondo me. Poi, appunto, anche lì non è un caso, ho seguito la mia passione dal liceo e avevo fatto lingue e letterature e poi invece, appunto, piano piano ho cambiato strada. Quindi mi occupavo appunto ero in redazione, quindi di notizie, di approfondimenti di tipo economico, appunto immobiliare, e a un certo punto esplode il web, no? Sotto le mani proprio ci esplode in quel periodo, parliamo di 20 anni fa, quasi, e quindi nasce l'esigenza proprio in azienda di iniziare a curare il sito web che esisteva da una vita ma nessuno l'aveva mai considerato. Quindi iniziamo appunto a prendercene cura e l'allora amministratore delegato, che era, diciamo, per alcuni versi un illuminato, per altri meno, mi propone di appunto seguire dei corsi specifici per la scrittura per il web e quindi inizio a seguire un corso di questo tipo in una scuola, eccetera, con altri colleghi. Dopodiché questo corso, e qui il caso appunto che ha messo lo zampino, questo corso non va benissimo perché l'insegnante andava e veniva, spesso non era disponibile a fare queste lezioni, quindi la scuola, per risarcirmi, tra virgolette, di questo inconveniente, decise di propormi di seguire come risarcimento appunto un corso di SEO gratuitamente e lì c'è stato il mio primo incontro con questa disciplina, È stato un quindi amore a vado... prima vista? È stato un amore a prima vista, sì, un qualcosa che assolutamente non Allora conoscevo. esiste l'amore a prima Esiste, vista. esiste, sì, in questi casi sì, devo dire. E quindi appunto ho iniziato a seguire questo corso che mi ha appassionato tantissimo e poi per conto mio, un po' da autodidatta, un po' con delle guide, un po' con altri corsi sia a distanza che in presenza, ho iniziato appunto ad approfondire fino a quando poi non ho fatto effettivamente una formazione mirata qualche anno dopo, direttamente in azienda e quindi sul campo fondamentalmente. E da lì poi ho iniziato questa strada sempre più verticale, ecco, sulla SEO. Quindi Mhm. questo è stato, diciamo, l'approccio, ecco. Ecco, cos'è la SEO? Ridiciamolo un'altra volta, ve lo diciamo qua anche in questa puntata. Sì, Cos'è? sì. Allora, la SEO è quella disciplina che include tutta una serie di attività che vengono fatte sia sul sito
quindi direttamente sulle pagine del sito web, sia esternamente, poi magari approfondiremo, capiremo come, quindi attività esterne al sito che contribuiscono all'ottimizzazione, quindi a rendere questo sito, le pagine del sito web, appetibili per i motori di ricerca e aggiungerei oggi anche all'utente, perché senza uno non esiste l'altro, no? Abbiamo poi imparato negli anni che la direzione è un po' questa, poi oggi più che mai, diciamo, risulta particolarmente evidente, però diciamo che tutta una serie di attività che permettono di ottimizzare il nostro sito web e renderlo appunto appetibile per i motori di ricerca e quindi visibile nei risultati restituiti dal motore di ricerca. Quindi ci sono chiaramente tutta una serie di attività sia molto semplici, altre invece molto complesse, che permettono appunto nel tempo di o creare un sito da zero, quindi ex novo, già ottimizzato e pronto per essere dato in pasto ai motori di ricerca, che è poi la soluzione migliore, oppure normalmente si ha già un sito che magari non performa benissimo perché ha delle difficoltà, ha delle carenze, ha delle ovviamente fisiologiche, e quindi si interviene post per poter poi ottimizzarlo e renderlo appunto efficiente da questo punto di vista. Quindi questo è un Ecco, po', diciamo... partiamo da qua, a parte che tu appunto hai scritto un libro con SEO checklist, Sì, ecco, quindi tu hai fatto cioè, un elenco di quali sì, sono i fattori da considerare per capire se il sito è in salute oppure no, fare una diagnosi e poi ovviamente, perché senza una diagnosi il paziente non si può curare e quindi esatto. devi sapere dove andare a mettere le mani, soprattutto se è complesso, perché se sono 4 pagine si fa più o meno in fretta e ormai con l'esperienza non c'è neanche bisogno di entrare a fare un'analisi troppo approfondita per capire di che cosa si tratta. Però se il sito è un po' complesso, è chiaro che va capito bene dov'è il problema. Quindi partiamo dalla parte più difficile, cioè quando una persona ha un sito e non si, cioè, vuole migliorarlo, intanto come fa a capire che deve essere migliorato un sito internet? Beh, allora, diciamo che la domanda è tutt'altro che banale, nel senso che dipende molto dal contesto, dipende da, diciamo, cioè la risposta anche è, diciamo, è multisfaccettata, come dire, perché dipende dal settore, dipende da... La prima domanda che ci dobbiamo porre è qual è il nostro obiettivo, no? Cioè che cosa ci vogliamo fare con questo sito? Poi chiaramente Esatto. dipende da che cosa da qual è il settore di riferimento, però sostanzialmente qual è il nostro obiettivo? Cioè è un biglietto da visita, Ti vogliamo far interrompo conoscere... solo un secondo per Dimmi. dire che a volte proprio da qui, cioè è difficile cominciare anche da qui. Che cosa vuoi fare col sito? Esatto, sì. E infatti è diciamo, uno degli aspetti secondo me più sottovalutati in generale rispetto proprio alla strategia generale. Cioè spesso si parte con un sito ma non si hanno degli obiettivi, non si sa che cosa misurare, non si sa appunto quali sono i parametri da considerare. Quindi innanzitutto stabilire una strategia a tutto tondo, cioè qual è il mio obiettivo, voglio far conoscere il mio prodotto, voglio vendere, voglio avere contatti invece che poi magari incontrerò off-site, chiaramente dipende dal contesto e dal tipo di business. Quindi intanto capire questo e poi sulla base di questo capire, a seconda appunto se sto offrendo un servizio o un prodotto, come le persone cercano questo mio prodotto. Intanto se lo cercano, perché non è detto che venga cercato, e spesso Ecco. succede che operiamo magari in nicchie talmente specifiche o magari nuove o tutte e due, per cui non ci sono ancora ricerche. Magari possiamo vedere delle tendenze, possiamo vedere, ecco, per esempio Google Trends in questi casi è molto utile perché ci permette di capire se quello che stiamo per vendere registra già un minimo di attenzione da parte degli utenti oppure no. Oppure appunto facciamo chiaramente alla base di tutto c'è una ricerca delle keyword, cioè semplicemente è come se fosse un'analisi di mercato, è a metà strada tra un'analisi di mercato e un'analisi sociologica, no? Perché di base cerchiamo di capire attraverso questa analisi come le persone cercano il nostro prodotto. Quindi se viene cercato, quanto viene cercato e come viene, con quali parole chiave viene appunto identificato, perché spesso noi chiamiamo il nostro prodotto in un modo, ma l'utente lo cerca in tutt'altro modo, con altri termini, magari in maniera molto più semplice, magari anche in modo lontano, diciamo, da quelle che sono le caratteristiche del prodotto o del prodotto che abbiamo in mente noi. Quindi è lì, diciamo, l'aspetto sociologico, no? Per capire effettivamente che tipo di termini vengono usati. E lì abbiamo spesso delle sorprese, ovviamente, perché non stiamo mai nella testa dei nostri utenti
o dei nostri possibili clienti, quindi è chiaro che escono sorprese. E poi da lì bisogna portare a terra, diciamo, tutto quello che abbiamo raccolto, quindi in qualche modo raggruppare queste parole chiave in macrotemi e poi metterli a terra creando o modificando, se già ci sono, le pagine del nostro sito, in modo appunto da intercettare. Ovviamente poi va fatto tutto un lavoro di implementazione delle pagine, quindi che cosa ci faccio poi con queste keyword? Appunto intanto le clusterizzo, le divido in macrotemi, ogni macrotema corrisponderà a una pagina o a un gruppo di pagine se si tratta magari di cluster particolarmente complessi, e poi li inserisco all'interno del sito, ottimizzando tutta una serie di aspetti che poi appunto vedremo nel dettaglio, e lì appunto l'aspetto proprio on-site, quindi dalla strategia all'aspetto operativo proprio di creazione delle pagine, dei contenuti e di tutto quello che è a corredo di questo. Quindi questo è il primo passaggio. Vai al secondo passaggio. Il secondo passaggio è nel momento in cui appunto creo una pagina, qui subentrano poi tantissime domande, no? Perché nel momento in cui intanto ok, ho fatto la strategia, quindi ho capito che cosa cercano gli utenti, come lo cercano, con quali parole, ho una struttura, perché poi la clusterizzazione di queste keyword mi permette di fare un'architettura informativa, quindi di capire quali possono essere le categorie, le sottocategorie di prodotto o di servizio, insomma, a seconda di quello di cui mi occupo, e quindi creare un'architettura informativa, quindi dal mare magnum di informazioni che ho raccolto sulla base delle keyword, il mare magnum delle informazioni che posso dare al cliente, perché relative appunto ai miei prodotti, le devo poi organizzare e fare in modo che abbiano una logica e che incontrino l'intento di ricerca dell'utente. E quindi posso fare un'architettura informativa, cioè semplicemente una struttura di navigazione che possa riflettere le tematiche e che possa meglio rappresentare le tematiche che ho appunto individuato. Quindi questo, diciamo, è il secondo passaggio fondamentale. Dopodiché appunto vado a creare le pagine ed intervengo appunto su tutti gli aspetti tecnici, quindi creo degli URL parlanti che siano identificativi del tema che vado a trattare all'interno della pagina, che non siano chilometriche, perché altrimenti questi URL troppo lunghi che spesso vediamo in SERP, che vengono tagliati, eccetera, hanno difficoltà di indicizzazione e sicuramente di posizionamento, soprattutto in alcuni casi, perché poi dipende molto dal settore, no? Ovviamente dipende quanto il settore è caratterizzato da questo tipo di problematiche e quanto invece sono tutti allineati e ottimizzati. Quindi l'URL, che appunto deve essere parlante, non deve superare grosso modo i 100 caratteri, e ovviamente i metadata devono essere implementati, devono essere unici, originali per ogni pagina, e sembrano banalità, no? Poi invece ti ritrovi ad analizzare i siti che dovrebbero essere già ottimizzati o dal cliente o da altri colleghi, e trovi ad esempio le description tutte identiche. Ora, sappiamo tutti che non fa ranking, però è un annuncio sì, esatto. sulla SERP. Esatto, è proprio così, nel senso che è vero che non è un fattore di ranking, che non porta a nulla a livello di visibilità, però a livello di conversione sì, e poi intanto faccio branding, faccio capire qual è il contenuto della mia pagina, che cosa sta andando a cliccare, soprattutto invito all'azione l'utente. Se le faccio tutte uguali è come non mettere nulla, no? E quindi una vale l'altra e non ha nessun valore. Ora è vero che la SERP poi cambia anche a livello di layout, si inseriscono ogni giorno praticamente nuovi elementi, no? Una volta il carosello, una volta... Però diciamo che se prendiamo lo snippet originario, che in molti casi è ancora così, cioè la SERP è semplice, pulita, non ci sono tante immagini, prendiamo diciamo settori particolari dove diciamo dove abbiamo appunto gli snippet tradizionali, quindi URL, title e description. E lì abbiamo uno dei 3 elementi fondamentali che appaiono in SERP e ce lo dobbiamo giocare bene. Se li facciamo tutte uguali queste description, un terzo, diciamo, di quello che abbiamo a disposizione lo bruciamo, detta, come dire, in soldoni, no? Quindi è chiaro che anche lì c'è poi tutta una strategia di compilazione dei metadata che devono valorizzare il contenuto poi che rappresentano e invitare all'azione l'utente. Quindi questo, diciamo, è l'altro aspetto, appunto spesso sottovalutato. L'altra cosa appunto che spesso vediamo è che questi title sono chilometrici, magari non contengono il brand, e invece sono tutti elementi
molto semplici, però diciamo hanno delle piccole regole da seguire che permettono poi di valorizzare al meglio il contenuto. Quindi ne abbiamo già visti di punti di questo Sì. elenco. Entriamo nel contenuto? Vuoi entrare nel contenuto anche? Sì, non so se appunto hai domande magari o curiosità No, particolari, vai, perché qui vai. ci sarebbe da parlare ore e ore, ovviamente. Appunto, sì, va cioè va un Sì, pochettino dobbiamo un attimo, sì, esatto. e perché ancora, e poi io a volte mi lamento, mi dico, ecco, vedi, perché io, come dire, ho a che fare poi con clienti piccoli, eccetera, però poi quando ci si incontra ai raduni, al convegno come quello che abbiamo, dove ci siamo appena incontrate e tra l'altro conosciute, meglio, senti appunto anche grosse aziende, eccetera, quindi che hanno gli stessi problemi, allora io mi tranquillizzo tutte le volte, No, e dici allora assolutamente. il punto è proprio la difficoltà, credo che siccome questo è molto tecnico anche alla fine come ragionamento, le persone fanno fatica proprio a comprenderci. Vabbè, fai un sito. Sì, no, Così. certo. Poi se per non parlare ovviamente delle pubblicità ingannevoli che ritrovi, fai un sito completo a 250 €. Cioè, no. Sì, Poi sì, perché a te ne devo c'è di dare tutto. 2005, a parte che dicono a partire da, e poi voglio vedere dove arrivano. Cioè, Sì, ogni certo, c'è anche questo. la provano, però rovinano un po' il mercato, perché Sì, sembra che puoi fare un sito vabbè, WordPress è gratis, ho capito, ma configurazione chi la fa? Il sì, tema non è mai gratis un tema, se non certo. puoi utilizzare quelli gratis di WordPress, che però manipoli molto poco. E anche Poi qua. ecco, magari torneremo anche sul tema dei temi, no, sul tema Ecco, dei il tema dei template. temi è anche un altro come Sì. dire, un'altra bella gatta da pelare. Sì, perché, normalmente ecco una cosa, molto ricorrente è la scelta proprio del tema, no, il tema normalmente si sceglie per i colori, che poi tra l'altro si possono anche personalizzare, almeno insomma nella stragrande maggioranza dei casi, o per il design, no, cioè più sembra quasi una questione di design e basta, di colori, di appeal Sì, proprio estetico, no? quello. O al limite di funzionalità, cioè questo template mi permette di fare questo perché questo sito deve fare questo e quindi okay, incontro la funzionalità che mi serve, posto che anche lì poi ci sono gli upgrade, no, per poterlo integrare in alcuni casi, cioè. Però diciamo che nessuno poi si preoccupa mai o quasi mai di scegliere un template che nasca già impostato bene dal punto di vista SEO, perché anche la struttura della pagina ha la sua importanza. Anche il menu di navigazione ha la sua importanza, cioè con quale tecnologia è implementato. Ad esempio, un menu, io torno sempre su questo punto perché poi l'avrei visto anche durante il convegno, era uno proprio dei temi affrontati nella carrellata di cose a cui prestare attenzione, appunto, non a caso. Proprio perché ancora oggi c'è l'idea che il motore di ricerca, siccome può leggere tutto, allora va bene qualsiasi tecnologia, no? E quindi va bene, va alla grande, un sito interamente implementato in JavaScript. E invece no, perché è vero che il motore di ricerca legge tutto, cioè è in grado tecnicamente di vedere tutto, ma non è detto che lo faccia, non è detto che lo legga. Perché? Perché JavaScript presuppone risorse ulteriori, no? Per poterlo eseguire. In pratica tempo e fatica, e quindi soldi per il motore di ricerca. Non è detto che lo esegua, che decida di eseguirlo. E proprio perché Google banalmente è un'azienda, quindi non è detto che lo faccia, e questo mette un po' a rischio, no, il nostro contenuto, no? Perché se il motore di ricerca decide di non eseguire JavaScript, alcune porzioni della pagina potrebbero non essere visibili, o magari saranno visibili quando torna appunto la famosa seconda ondata, cioè quando decide di tornare sul sito, ma non sappiamo quando, con quale frequenza, e di vedere anche appunto la porzione di contenuto, quello che è eseguito appunto, renderizzato appunto con l'esecuzione di JavaScript. Quindi è un aspetto appunto che è spesso sottovalutato, cioè questo menu, se disattivo JavaScript in sostanza, funziona o no? Ci sono dei link che mi permettono comunque di accedere alle categorie, alle sottocategorie, di vedere i contenuti, perché da lì si definisce poi, diciamo, una strategia efficace oppure no. La stessa cosa, sempre tornando appunto al template di pagina, all'interno della pagina, quando apro, appunto, quando l'utente Abbiamo una arriva. fan qui. Lucia, ciao Lucia, ben trovata.
Quando l'utente atterra su una pagina, che cosa vede above the fold? Perché spesso io vedo questi template di WordPress dove c'è solo un'immagine, non c'è un titolo, non c'è uno straccio di testo, quindi il motore di ricerca arriva lì e vede un'immagine, anche magari ottimizzata, Anche l'utente e anche l'utente, quindi deve scrollare per vedere del contenuto, per capire di che cosa, se la pagina che cercava è effettivamente in linea con quella che insomma, quello che è la sua necessità, e se riscontra il suo favore. Quindi intanto bisogna fare uno scroll, e questo non è il massimo, cioè l'ideale è approdare su un sito, vedere un titolo, quindi già contestualizzare la pagina, un'immagine che deve essere chiaramente, sì, deve coinvolgere, essere accattivante, e magari qualche riga di testo che dia un po' l'idea di quello che è il contenuto presente all'interno. Ecco, questa è una cosa che viene normalmente poco considerata nella scelta del template o nella struttura, diciamo, nella definizione della struttura di una pagina. E che invece, insomma, andrebbe considerato soprattutto per evitare poi tutta quella serie di lavorazioni che sono necessarie con gli sviluppatori, che ovviamente hanno poi le loro difficoltà, perché loro hanno il loro bel template già fatto e poi bisogna personalizzarlo a seconda delle esigenze, insomma, a seconda delle piccole e grandi modifiche che si chiedono, quindi non è il massimo. Quindi a monte sarebbe opportuno scegliere un template più efficiente. Poi bisogna anche stare attenti, perché a volte poi gli sviluppatori di quel template non lo aggiornano più. Sì, ci sono poi tante variabili, no? Lì entrano in gioco. Quando c'è appunto una personalizzazione di questo tipo, poi sì, diciamo ci sono tanti rischi, anche con gli aggiornamenti, si vanno a perdere magari alcune personalizzazioni, o comunque ci sono dei costi aggiuntivi, insomma comunque non è mai semplice, ecco, quindi partire già con il piede giusto potrebbe essere una chance ulteriore, ecco, un punto di partenza migliore anche sul medio e lungo periodo. Sì. Eravamo arrivati anche ai contenuti. Eravamo arrivati ai contenuti, sì. Allora, i contenuti, questa è una domanda, diciamo, vecchia quanto la SEO, direi, no? Perché la SEO poi nasce insieme, cioè con i contenuti, nasce con fondamentalmente l'importanza del contenuto, è sempre stato vivo, no? È sempre stato un tema caldo nella SEO. E chiaramente il contenuto ha subito, diciamo, delle evoluzioni, ha subito dei cambiamenti nel corso degli anni, però rimane sempre solido come uno dei punti di riferimento, uno degli elementi fondamentali della SEO. Poi oggi appunto con l'intelligenza artificiale stiamo rimettendo tutto in discussione, perché chi farà questi contenuti? Ormai si parla di contenuti fatti da ChatGPT, e quindi niente, siamo tutti inutili, chi scrive va a casa. Allora, tanto per così sdrammatizzare e diciamo parlare di un tema caldo in questo momento storico, no? Allora, Bollente, come bollente, tutti sì, i momenti in cui la tecnologia comunque entra a far parte della vita e tanto poi non te la togli più, devi capire bene che ruolo ha e che ruolo avrà, e soprattutto è uno strumento che deve essere trattato da strumento e non da persona, cioè non posso nessuno strumento, anche che poi intelligenza artificiale, parliamone, cioè una macchina addestrata che si è mangiata tutti i dati nel mondo, quindi a domanda si è preparata per un robot che ti dà una risposta molto velocemente, molto bello, è comunque un aiuto, chi lo può negare, però non è una persona, non ha la creatività di un essere umano, che è quello che poi ci distingue, senza scomodare l'anima, ma almeno la creatività. Sì. E poi c'è un altro punto, che mettiamo l'ipotesi in cui la macchina continui a generare dati, contenuti, ormai qualsiasi output, no? Perché è in grado di fare qualsiasi cosa, a un certo punto si arriverà ad un livello di saturazione per cui produrrà quello che ha già prodotto, da quello che ha già prodotto, perché da quello che è in pancia. Quindi avrà sempre bisogno di nuovi input, no? E chiaramente è l'umano, che è la persona che inserisce questi input. Quindi senza, diciamo, andare a fare discorsi, come dicevi tu, più grandi di noi, è semplicemente uno strumento eccellente che deve essere utilizzato ovviamente seguendo, diciamo, determinate regole, seguendo determinate accortezze, e utilizzato per quello che è, uno strumento eccezionale che permette di velocizzarci
il lavoro in modo incredibile e quindi trattarlo per quello che è, senza aspirare a, non so, farci sostituire, no, interamente o senza... è uno possibile. strumento come tanti altri, no? E a seconda di come viene utilizzato, poi chiaramente può essere dannoso o dare benefici. Sì, adesso i Quindi, social chiedono per esempio di marcare se è fatto con l'intelligenza artificiale sì, oppure no, sì, sì. soprattutto le immagini, a parte che si vede ancora lontano un miglio che un'immagine e un video sono fatti con l'intelligenza artificiale, proprio si vede. Sì. Però ora noi abbiamo forse l'occhio allenato, magari fra un po' non ce l'avremo più, però vabbè. Sì, ci saranno sempre evoluzioni, no? Si affinerà sempre di più, per cui sarà probabilmente sempre più difficile andarlo a riconoscere. Però diciamo che avrà sempre bisogno di cibo, no? Per poter produrre, sempre di nuova benzina, quindi l'input glielo daremo noi. Ecco, E torniamo ai contenuti, perché lì eravamo partiti. da dove poi è ripartita anche tu, no? Sì, Andando a scrivere. La scrittura, anche qui, cioè non è una prosa, non butti giù quello che vuoi. È chiaro che il contenuto, cioè se devi parlare di rose verdi o mele gialle, lo decidi ovviamente il cliente che sa di che cosa più, sì, di che cosa, ecco. Ma ci sono poi tutta una serie di tecniche e strategie tecniche e tattiche e per, tattiche. per scrivere Sì, un contenuto, soprattutto per il web. sì. Accenna qualcosa. Noi ne abbiamo già trattato in diverse puntate, però è sempre bene Sì, ricordarlo. questo è un tema, diciamo, che può spaziare per ore, no, ovviamente su Sì, vari aspetti. perché poi la SEO è proprio così, si spazia, Sì, sembra una sì. cosa semplice, ma implica talmente tante conoscenze tecniche che nemmeno un solo SEO basta a fare tutti i lavori, perché sono Sì, esatto, perché poi ognuno si focalizza magari su proprio, verticalmente, esatto, su un tema specifico, un sottotema specifico, perché è una materia che cambia talmente così velocemente che poi nasce l'esigenza appunto di specializzarsi in qualcosa. E allora un buon contenuto intanto dovrebbe essere appunto originale, no? Nel senso che non ci dovrebbe essere copiaticcio, no? Quello che si vede sia appunto utilizzando ChatGPT, ma anche affidandosi magari a dei collaboratori poco creativi che vanno e copiano, no? E allora va bene, diciamo, raccogliere informazioni per farsi un'idea magari su un contenuto su un argomento che non si conosce, però poi ci dovrebbe essere, come dire, l'elemento originale, cioè l'esperienza diretta, ed è questo poi che sembrerebbe, almeno dai test che stanno arrivando appunto dagli Stati Uniti, che riguardano pochissime ricerche, ma arriva proprio questo, che Google tenderà a premiare quelli che sono i contenuti che hanno al loro interno delle esperienze dirette, delle testimonianze, delle citazioni, dei racconti in prima persona, meglio se da persone autorevoli di quell'argomento. Quindi vedi che insomma alla fine è tutto lì, no? Cioè diventare autorevoli del proprio settore, quindi che noi produciamo bulloni o scarpe o un servizio qualsiasi, dobbiamo essere riconoscibili e riconosciuti come autorevoli in quel settore, esperti di quel settore. E quindi questo si deve naturalmente riflettere nei contenuti che scriviamo. Quindi intanto informazioni appunto originali di prima mano. Intanto magari ecco, dove possibile, dove il contenuto lo richiede e cioè lo permette, andare ad inserire magari o delle citazioni o degli interventi, un discorso diretto, magari dall'amministratore delegato o dall'esperto di turno, magari pensiamo al caso dei contenuti medici, no? Magari fare una piccola intervista ad un esperto di settore, non ad un medico qualsiasi, ma uno che ha proprio studiato su quell'argomento. Quindi tutta una serie di piccole e grandi accortezze che possono fare la differenza. E poi dal punto di vista tecnico, ovviamente anche lì ci deve essere, diciamo, una struttura che sia affine a quelle che sono le regole SEO, diciamo, diremo SEO compliant per semplificarci la vita. Quindi chiaramente ci devono essere delle parole chiave che possano far capire di che cosa stiamo parlando, quindi rappresentative, diciamo, di quel tema. Devono essere presenti appunto nei metadata, nell'H1, nei vari paragrafi, ovviamente senza creare, come spesso si nota ancora oggi, in passato ancora di più, ma oggi anche vediamo contenuti scritti quasi, diciamo, da una macchina, no? Meccanicamente, dove c'è la ripetizione delle parole chiave, o le parole chiave vengono inserite senza magari preposizioni, senza articoli. Allora va disfunzioni bene farlo magari in qualche titolo.
che funzionava negli anni '80 quella roba lì. Funzionava sì. Funziona ancora adesso tutto sommato, però non è compliant con l'utente. Esatto, perché poi che succede? Che magari si posiziona pure e sta lì a lungo. Il problema però qual è? Che magari converte poco, cioè sicuramente non va nella direzione di costruire quell'autorevolezza e quella rispettabilità, diciamo, no, dell'azienda, del brand rispetto a quel tema, perché poi l'utente non si fida, c'è un alto tasso di rimbalzo, non c'è conversione magari, poi a seconda insomma di quello che è l'obiettivo di questo contenuto, però in generale non si contribuisce alla costruzione di una brand awareness forte, ecco, quindi escluderei. Ora, al di là di qualche titolo dove magari si è sempre usato, no? Anche nel settore giornalistico i titoli magari sono più stringati, no? Soprattutto quelli, ecco, dei paragrafi interni, eccetera, ci può stare. Però all'interno di un paragrafo, che non sia appunto un titolo, tutto quello che è testo scritto deve essere scritto in maniera naturale, e poi appunto magari inserire le parole chiave che rappresentano, diciamo, la nostra tematica, quindi verrà naturale inserirle all'interno del testo. La cosa, diciamo, che ogni tanto insomma, spesso viene sottovalutata è quella di creare un contenuto che sia sì funzionale lato SEO, quindi le parole chiave, l'H1, gli heading tag, H2, H3, la struttura gerarchica degli heading tag, eccetera, ma anche la formattazione ha la sua importanza, appunto, non tanto per il motore di ricerca quanto per l'utente, e quindi diventa importante anche suddividere il testo in paragrafi che siano facilmente leggibili, alternare del testo scritto con lo spazio bianco per dar modo all'occhio di riposare, evidenziare i concetti chiave con i grassetti, facendo in modo che l'utente, anche solo scansionando la pagina, e quindi non leggendo approfonditamente il contenuto, possa capirne comunque il significato, e poi magari, qualora l'utente trovi interessante questo contenuto, poi deciderà magari di fermarsi e leggere più accuratamente. Però dare, diciamo, degli appigli, delle ancore all'occhio è funzionale per l'utente e quindi indirettamente anche per la SEO, perché l'utente si fermerà a leggere e quindi starà più a lungo sul nostro sito, quindi aumenterà il tempo di permanenza e magari anche la conversione, l'opportunità sicuramente di conversione. Quindi questo, diciamo, un po' un sunto. Esatto, scrivere è una fatica nera e bisogna saper scrivere, perché bisogna conoscere il proprio settore, giustamente, essere magari anche senza esserne autorevoli agli occhi di Google, ma sicuramente esperti, e devi sapere quello che stai dicendo. Ma poi oltre a questo non bisogna essere troppo prolissi, autoreferenziali, e saper scrivere comunque in modo che le persone quando leggono poi capiscono quello che tu gli vuoi dire, cioè, e non che lo capisci tu e gli altri no, va bene lo stesso, perché tanti siti sono così. Ecco, poi una cosa che fondamentalmente si deve tener conto che il sito dovrebbe tendenzialmente fare la conversione o comunque qualsiasi nostra azione, perché o lo fai per puro intrattenimento, dici non mi interessa, mi piace una materia, ci voglio scrivere, che ne so, di mouse, tanto per dire mi piacciono, quindi prendi, cominci a scrivere, non hai nessun obiettivo di nessun tipo se non scrivere così quello che trovi, e allora, però quando c'è un'azienda, un libero professionista, qualcuno dietro l'obiettivo è la conversione, sempre, anche in politica, io mi occupo un po' anche di campagne elettorali, la conversione a lungo termine, è l'elezione, però a breve termine la carriera all'interno del partito, e comunque o della lista, quello che è, e comunque tenere il tuo rapporto con il pubblico e i tuoi potenziali elettori di domani. Anche questo comunque è una conversione. Certo, sì. Ovviamente, con canali diversi, certo. non è una così, voglio vendere la maglietta e quindi martelli in quel senso. Certo. E la conversione prima o poi arriva, deve essere misurabile. Sì, assolutamente. Poi appunto, come dicevi tu, ci sono pagine e pagine, no? Ci sono le pagine di conversione diretta, ovviamente una pagina prodotto, una pagina magari di un servizio dove c'è un form di contatto, quella è l'ultimo step, no? Immaginiamo il processo, diciamo, immaginiamo la SEO, ma anche la sinergia SEO-SEA, quella che si chiama SEO-SEA, no? Cioè dove la SEO viene affiancata da campagne a pagamento,
e tutte e due contribuiscono, o magari anche da campagne social o da campagne DEM, insomma ci sono chiaramente tutti i vari canali, poi dipende dal budget, no, dell'azienda, però volendo, no, ci sono tantissime soluzioni da poter utilizzare contemporaneamente per raggiungere l'obiettivo finale, ed è un po' una sorta di staffetta, perché oggi vedo un banner pubblicitario all'interno di un contenuto, poi magari in un secondo momento vado a cercare proprio quel brand sul motore di ricerca, poi ricevo, visualizzo una pubblicità su Facebook, insomma è tutta una serie di situazioni, no? Di situazioni in cui in cui l'utente è esposto e quindi che contribuiscono alla conversione finale. E quindi dipende anche chiaramente dal tipo di pagina che stiamo analizzando. Un contenuto editoriale raramente converte direttamente, no? Perché per sua natura è al servizio, sì, della conversione, ma quasi mai rappresenta l'ultimo tassello prima della conversione, a differenza magari di una scheda prodotto che io poi metto al carrello e compro. Scheda prodotto, sì. Ecco, prodotto, sì. Lo affrontiamo, cioè ci sono tanti passaggi prima di arrivare comunque alla conversione. Sì. Conto. Come, scusami? No, dico di cui tener conto, perché sì. Si arriva su una pagina, poi va via, poi vedi una pubblicità, poi ritorna, finché decidi di comprare. È lungo questo journey, il famoso journey. Sì, il famoso messy middle, no? Che non è un imbuto come... sì, perché io... per un po' più lineare, adesso messy middle, giustamente. sì, perché ci complichiamo la vita, no? Quindi lo chiamiamo ogni volta in modo diverso, però non è mai stato... Parleremo con Mario Mazzanti a luglio di messy Esatto. Esatto, sì, sì, tra l'altro ho fatto appunto anche un interessante intervento proprio a Tirana, proprio puntando l'accento su questo, no? Perché non è mai un percorso lineare, ma non è mai stato in realtà. Non è mai stato. Non è mai stato, perché siamo sempre, come dire, soggetti a informazioni anche offline, no? Anche vediamo una pubblicità e ci viene in mente, lo cerchiamo. Certo. Quindi sono tutti i canali che parlano tra loro, poi alcuni sono tracciabili, altri un po' meno, no? Perché se vedo una cosa in televisione o vedo un cartello per la strada, difficilmente riuscirò a misurare la conversione o quanto ha contribuito alla conversione, però alla fine... contribuisce. Il brand, anche se non è direttamente misurabile, quando fai branding comunque arriva a farti vendere io parlo sempre di magliette, perché mi piacciono le magliette, però così, perché è un oggetto, diciamo, che è dall'acquisto di impulso, ecco, quindi è anche facile da vendere. Emozionale come... Emozionale. Sì. Sì, assolutamente. Diciamo, allora, il branding, tra l'altro, hai toccato un tema molto caldo oggi più che mai, no? Perché per alcuni versi la SEO sta un po' tornando indietro da quello che è emerso negli ultimi mesi, ma in realtà negli ultimi anni. Intanto vediamo siti che se la passano male dal punto di vista tecnico, che dovrebbero essere ottimizzati, però magari appunto l'azienda non riesce perché è talmente burocratizzata che dovrebbe chiedere il permesso al Papa per poter fare degli interventi, quindi ha tante criticità, diciamo, di tipo tecnico, però riesce comunque a stare a galla perché ha un brand fortissimo, perché comunque viene linkato dall'esterno e lì andiamo sulla sfera, no? Off-site, cioè tutte le attività che avvengono al di fuori del sito ma che contribuiscono a rafforzare il sito stesso, no? Comunque dare trust, quindi viene linkato, viene citato, viene cercato comunque come brand sui motori di ricerca, quindi tutto questo comunque contribuisce alla costruzione di un'autorevolezza anche agli occhi del motore di ricerca, anche se ci sono tanti problemi magari di tipo tecnico, magari i contenuti non sono proprio al massimo, però ci sono siti che comunque riescono a stare più che a galla, cioè a performare nonostante tante criticità. E oggi il brand è ancora più importante che in passato nella SEO, ovviamente, perché il brand è sempre stato importante, ma nella SEO assume un ruolo ancora più forte che in passato. E quindi dobbiamo prenderci cura di tutto quello che riguarda la brand awareness, fondamentalmente. Assolutamente, perché quando trovi su diversi, come dire, nella SERP, che è la pagina dei risultati di ricerca, c'è una citazione, no? Come accendere il computer, te ne ritrovi l'altro, chi clicchi a ranzulla.
Esatto, sì. E beh, lui ha costruito negli anni sono più bravi di lui, ma che clicchi lui, perché comunque sappiamo che è bravo, lo fa da tempo e quindi ti fidi. esatto, sì, è diventato da personaggio, no, esperto, da smanettone, è diventato un brand associato Esatto. al mondo informatico, quindi ha sedimentato, prima diciamo ha iniziato più o meno quasi esclusivamente con la SEO e poi è stato acquisito, non a caso, proprio perché è diventato grande a livello proprio di presenza nei risultati di ricerca e quindi poi di visite e quindi chiaramente ha avuto diciamo un buon esito anche la sua azienda, proprio perché ha Molto saputo buon esito. mh-mh, Esito. esatto, ha saputo Ed è rimasto, costruire un devo brand. dire, una piccola parentesi personale, una persona stupenda, perché un giorno ad un evento io ero seduta, vabbè, in prima fila, perché ero arrivata presto, io mi siedo sempre davanti, e si siede di fianco. Io non, non ci potevo credere, ho detto stiamo seguendo lo stesso corso, che era, vabbè, non un corso qualsiasi, ma oddio, la memoria. Succede, guarda, succede. Adesso te lo dico perché che vergogna, aspetta, perché ho il nome ma non mi sta venendo il cognome. Enrico Altavilla. Ah, il mio maestro è stato Maria Contavilla. Di Enrico Altavilla, che era il primo Monkey Sirius che aveva Ah, fatto sì, sì. per scherzo, prendendo una sala piccolina, ha dovuto 3 volte triplicare perché la gente si è iscritta a manetta praticamente. Sì. Sì, beh, il papà della SEO italiana, così Sì. sopranominato, sì. E niente. Dicevamo, a parte questi Amarcord, che il brand è importante. Allora, che cos'altro possiamo dire in una chiacchierata che poi sono già 3/4 d'ora? Perché sembra sempre di parlare, cioè, però poi, come abbiamo detto prima, questo tema è veramente molto complesso e Sì. spesso ancora oggi la mia rabbia è un po' anche un po' è questo che ho cominciato a fare queste dirette anche per sfogarmi, perché non è ancora compreso il potenziale della comunicazione, una comunicazione fatta bene, che prenda anche in esame tutti gli aspetti, dalla comunicazione visiva al sito internet, a come deve essere fatto davvero un sito internet, no? Ancora oggi si banalizza, no? Sì. E per far capire quanto è complessa la materia, molto complessa se la vuoi fare bene, e anche poi estremamente divertente, ecco. Quindi Sì, ci sono assolutamente. c'è la parte visiva, la parte dei dati, la parte delle immagini, la parte del testo scritto. Cos'altro non abbiamo toccato? Forse un po' di link building, ma Sì, possiamo. appunto l'off-site che l'abbiamo, diciamo, soltanto menzionata e chiaramente è sempre stato un tema caldo, no? Quello della link building, perché di fatto Bollentissimo. bollentissimo, perché di fatto non dovrebbe esistere questa disciplina, no? Perché secondo Google i link te li devi meritare, cioè devono arrivare spontaneamente e lì partono Qualche i volta, meme con lo scheletro che qualche volta aspetta sulla arriva, ma è panchina. veramente molto raro. Sì, e quindi sì, poi appunto chiaramente anche lì, no, dipende dal brand. Quando un brand è forte, anche piccolo, ma che funziona, e magari funziona col passaparola e poi riceve chiaramente link in ingresso. Magari non saranno super ottimizzati, avranno un'ancora magari che corrisponde appunto al nome del brand, eh, però arrivano spontaneamente. Quindi comunque, cioè, quello che dice Google è corretto, cioè, e avviene poi di fatto. Però da solo non basta, soprattutto quando un brand appunto è poco conosciuto, ha bisogno in qualche modo di una spinta ulteriore, oltre all'ottimizzazione on site, tutto quello che abbiamo detto e anche di più ovviamente, però diciamo che è un'attività che viene fatta appunto normalmente, anche se non si dovrebbe. Ed è un tema caldo perché appunto Google non la riconosce, non la autorizza, ecco, diciamo così, e quindi poi ogni anno nascono nuove disquisizioni su questo tema. Diciamo che in linea generale è un'attività che secondo me è opportuno fare, è opportuno continuare a fare nonostante diciamo, le varie novità o i vari diciamo, alert che vengono lanciati, a patto che venga fatta correttamente ovviamente, quindi una scelta dei domini linkanti, della frequenza con cui viene linkato un dominio, delle ancore che vengono utilizzate, dei contenuti
in cui vengono ospitati questi link, cioè ovviamente parliamo di strategia, no? Chiaramente che non va improvvisata, perché io posso comprare tonnellate di link, ne sparo per 3 mesi 100, 200 e poi vediamo che succede, però cioè, che anche quella può essere una strategia, no? Quella di arrivare ad un obiettivo in pochissimo tempo, brucio il sito e poi faccio altro, no? Anche quello può essere un obiettivo. Esatto. Dobbiamo capire che cosa vogliamo fare, ecco, questo è un po' il senso. E anche in ottica PR, quindi sono diciamo tutte attività funzionali anche a rafforzare, ovviamente se fatte in un certo modo, volte al rafforzamento appunto del brand online, quindi sono tutte attività preziose che però bisogna affrontare con cautela e consapevolezza, ecco, quindi questo è un po' il mio consiglio. E niente è gratis di tutto questo. No, niente gratis, no, quello assolutamente. Infatti ecco, un'altra cosa della SEO è che, diciamo, beh, la SEO è gratis, perché a differenza della TV che accendo, no, e spengo a seconda del budget che ho, che poi pure lì parliamone, perché accendo e spegni non è che è proprio funzionale poi alla costruzione, no, del profilo, ma comunque anche la SEO ha i suoi costi ovviamente, sia perché devi pagare il professionista, sia perché poi devi fare appunto, soprattutto per quanto riguarda l'off-site, una serie di interventi, a parte anche l'on-site perché poi hai bisogno di un programmatore che sia capace. Sì. Ma anche realizzare il sito, comunque ci vogliono tante certo. ore, e quelle ore sono tutto lo studio che comunque un professionista ha fatto per arrivare a farla quella roba. Quando vai da un avvocato non paghi i 10 minuti in cui ti scrive la lettera, certo. paghi 10 anni in cui ha studiato, andato in tribunale, fatto la gavetta, quello paghi. È chiaro che lo paghi, lo devi pagare. Come tutte le professioni. Come tutte le professionalità, sì. Solo che appunto l'online, siccome è gratuito, e cioè tante cose come WordPress stesso è open source, però va configurato e non è utilissimo, tra l'altro. Va bene, senti, direi che i grossi temi di questo lungo elenco, di questa lunga checklist, che ce ne sarebbero molti altri, appunto, infinità. Tanti altri, e comunque quelli più importanti diciamo per l'utente cliente finale sono questi, quelli più tangibili diciamo. E direi che vuoi aggiungere altro? Ti era venuto in mente qualcosa che volevi dire? Ma ovviamente tutto potrebbe essere, come dire, dettagliato ulteriormente. Cose, diciamo, importanti in questo momento, ecco, no, le abbiamo già dette riguardo appunto ai contenuti e diciamo, fatti con consapevolezza da persone esperte. Se non siamo persone esperte del settore, magari affidiamoci a chi è preparato sull'argomento, se non abbiamo modo magari di approfondirlo noi. E appunto prima, per quanto riguarda invece l'off-site, prima di attivare una campagna di link building senza sapere, diciamo, senza conoscere la materia, magari affidiamoci ad una persona o magari approfondiamo noi direttamente. Evitiamo ecco l'improvvisazione, perché mentre in alcuni casi l'improvvisazione al limite non ha conseguenze, magari non migliora il sito, ma non ci porta a nulla, non ci porta a svantaggi, in alcuni casi potremmo avere l'effetto contrario, potremmo avere dei danni, no? Quindi è sempre opportuno, come dire, tutelarsi. Esatto, e comunque fare delle ricerche approfondite, non fermarsi mai al primo professionista, perché magari sei fortunato e hai trovato uno bravo, perché anche in questo mestiere ci sono i furfanguri. Sì, no, certo. Sì, assolutamente. L'improvvisazione. No, quello c'è in tutti i settori, non poteva mancare comunque. Certo, no, assolutamente, l'improvvisazione. E capire, mettendo insieme tutto quello che scopri, e farti una consapevolezza, ecco, sì, perché altrimenti è fondamentale. Così, perché il sito comunque alla fine è il tuo, quindi sì, esatto. È una, diciamo, una scelta, è vero, è difficile saper scegliere poi il professionista, perché non è banale, no? È come saper scegliere un bravo medico, finché non sbaglio sono tutti bravi, no? Però anche lì magari sentire, diciamo, avere dei riscontri da altre persone, o magari appunto se ha un blog o un sito, consultare quello che scrive, farsi un'idea, diciamo, un po' a tutto tondo, ecco, prima di rivolgersi ad un'azienda o ad un professionista. Esattamente. Senti, questi bei 50 minuti sono volati in un attimo, sì. aver cominciato 2 secondi fa. Sì.
poi noi siamo innamorate alla fine di questa materia, quindi Sì. cioè, è bello approfondire. Senti Verdiana, ti ringrazio io per il momento di aver fatto questa chiacchierata con me insomma, per chi ci ascolta in diretta, ma chi poi ci ascolta in differita. E allora, tutti quelli che ci seguono adesso, mettete il like al video e iscrivetevi al canale YouTube e noi ci vediamo alla prossima diretta nei prossimi giorni. Grazie ancora a tutti, grazie Verdiana. Grazie mille, grazie a te Antonella, ciao, ciao a tutti.